In questo video vi insegnerò a disegnare e a dipingere delle margherite ad acquerello, poi unirò anche una tecnica mista perché finirò il tutto anche con un pennarellino acrilico. Innanzitutto guardiamo come si disegnano le margherite. Molti spesso fanno le margherite in questa maniera. Questo logicamente non è il modo corretto di procedere, perché anche le margherite non sono sempre viste frontali, ma a volte sono più aperte, sono chiuse. Allora conviene disegnarle come se le vedessimo in prospettiva. Vale a dire, se vogliamo fare per esempio una margherita che risulta chiusa più su se stessa, basta fare questa forma che vi mostro, il bottone all'interno e poi girare attorno tutti i petali. Viceversa, se desideriamo fare invece una margherita che sia aperta all'esterno, dobbiamo fare esattamente alla rovescia, cioè fare una sorta di forma curva, mettere al centro sempre il bottone e poi costruirci intorno i petali. Visti in prospettiva, alcuni saranno più grandi, alcuni più piccoli e così via. In questo modo io ora andrò a prepararmi un disegno di margherite. Vedete, ho usato la tecnica che vi spiegavo per fare per esempio questa margherita in alto. Poi utilizzerò dei pennelli specifici per acquerello, della carta d'acquerello, se avete quella che è incollata su tutti i bordi meglio perché così non si imbarca, anche se in questo caso non lavorerò bagnato su bagnato. Ci occorre una spugna che serve sempre per asciugare il pennello o in alternativa uno Scottex. Prendete i vostri acquerelli, io uso questi in Godet, ma potete usare anche acquerelli liquidi. A questo punto, come sempre, io lavoro bagnato, però in questo caso su asciutto, quindi il colore deve essere ben bagnato, lo passo dalla tavolozza, che è quella incorporata in questi acquerelli in Godet, o altrimenti procuratevi una tavolozza con un piano liscio, quindi che sia ceramica, plastica. Parto dal bottone centrale facendo un colore giallo ocra combinato con un giallo primario e poi ci metto anche un vermiglione che mi andrà leggermente a scurire in alcuni punti, non essendo il boccio, diciamo, del fiore completamente uguale. E proprio per dare un volume devo usare dei toni diversi e ci vado lavorando per caricamento. Se non avete visto il video precedente lo trovate nel link in descrizione e state attenti perché ci sono tecniche diverse appunto per stendere il colore. E questa che vi sto mostrando è per caricamento, quando ancora il colore è abbastanza bagnato io vado a riaggiungere altro colore, però il fondo sotto in realtà è asciutto. Logicamente io qui non ho usato un mascheramento fluido, un mascheramento diciamo per coprire i bianchi e quindi devo da subito salvaguardarli. Dopo che ho fatto il disegno devo stare attenta a o non andare sopra la matita che poi cancellerò, o altrimenti se io voglio seguire proprio la linea, il contorno della matita, devo fare in modo che sia più leggera e quindi posso andare poi a abbassare di tono con una gomma pane. In questo caso io vado a mettere il colore, un ceruleo, potete usare un azzurro o quello che volete e vado a fare un po' il contorno delle margherite per fare in modo che le margherite poi mi appaiano dallo sfondo. Inizio, vedete, a mettere il colore e poi piano piano andrò, prima che mi si asciughi, a diluirlo bene. Questo logicamente lo faccio per tutto il foglio circostante dove voglio che appaia il cielo. Logicamente dove sotto io farò delle foglie e lo scuro delle foglie mi farà risaltare i petali delle margherite, posso non andare a mettere il cielo, o se dovessi mettere il cielo posso andare tranquilla perché il verde che metterò mi coprirà comunque il colore del cielo. Vado a questo punto a preparare il verde delle foglie.
sotto che ho precedentemente disegnato, e anche qui lo stesso discorso, vado a scontornare per fare in modo che il colore non mi vada a coprire il bianco della margherita, perché la margherita poi la lavorerò ma con un effetto molto più leggero, con dei gialli, con il colore molto allungato e dei toni, diciamo, per rendere il volume della margherita, che però non coprono il colore verde o il blu del cielo, quindi devo salvaguardarlo da subito. A questo punto poi inizio a rafforzare i petali mettendo dei toni su un arancio leggero, un giallo molto allungato, oppure posso prendere anche un grigio per dare l'idea che il petalo bianco, in base all'ombra e alla luce, non apparirà completamente bianco, e quindi lavoro su questo aspetto. Poi andrò, per dare un volume, a rafforzare anche il bottone centrale e anche le foglie e tutto il resto. Proprio andrò sempre più a dettagliare, proprio per rendere il soggetto più volumetrico e veritiero, senza che appaia praticamente piatto, perché se lavoro per campiture unite invece per sfumature, vi renderete conto che il dipinto appare piatto. In questa maniera poi vado di nuovo con il colore allungato a ripreparare anche dei toni medi e riunisco, diciamo, al bottone centrale, metto tutta una serie di tonalità o di toni in modo che acquisti un certo volume.
A questo punto non solo dettaglio sempre più le foglie, i gambi, ma andrò a fare ciò anche proprio petalo petalo, mettendo delle ombreggiature proprio intorno al bottone centrale. Mi servo anche del pennellino, lo asciugo bene perché ora lavoro sempre un po' più con la tecnica asciutto su asciutto. Deve essere il pennello leggermente bagnato proprio perché vado a fare quelli che sono i dettagli sempre più minuti. Poi andrò, una volta fatti questi ritocchi, a prendere dei pennarellini, potete usare i pennarellini o della Staedtler o di altre marche, e vado a fare il contorno leggero leggero proprio perché mi piace unire la tecnica dell'acquerello a una tecnica mista anche con la china o l'acrilico, quello che desiderate. E ripasso, ma non circondando tutto il bordo, lasciando comunque delle parti ombreggiate, delle parti più marcate, delle parti invece le lascio completamente bianche, proprio perché non deve essere uno scontornamento di tutto il dipinto, ma deve essere piuttosto un dare particolari effetti e movimento al dipinto che altrimenti solo con l'acquerello sarebbe secondo me troppo statico e è una variante diciamo alla tecnica tradizionale dell'acquerello. Lo stesso effetto posso andare a metterlo anche sulle foglie, anche qui con questa irregolarità che secondo me rende il dipinto più carino. A questo punto poi faccio davvero gli ultimi ritocchi con il pennellino e poi andrò, una volta asciutto bene, a cancellare, come vi dicevo, le parti che sono rimaste scoperte, per esempio della matita del lapis di grafite che avevo utilizzato. Spero che il mio video possa esservi utile, se è così lasciatevi un commento, iscrivetevi al mio canale e potete richiedermi anche delle lezioni o degli argomenti che vi interessano. Grazie per avermi seguita.